Ciao a tutti ragazzi, e come al solito bentornati sul canale. La Juventus perde in maniera pesante a Bergamo contro l'Atalanta per 3-0 in questo quarto di finale di Coppa Italia, però credo che in questo caso, se si andasse solo ad analizzare quello che è stato il punteggio, si commetterebbe un errore. Su questo canale lo dico spesso, il calcio in realtà è uno sport completamente episodico in molte circostanze, e l'episodio che sblocca la partita accade nel primo tempo con quel fallo di mano che in realtà non era stato ravvisato da nessuno se non dal VAR, che poi va chiaramente a portare in vantaggio l'Atalanta grazie alla rete di Scamacca dagli 11 metri. Però onestamente, se la Juventus fosse arrivata alla fine del primo parziale pur non giocando secondo me il calcio dei livelli che ci ha abituato in queste ultime uscite, appunto se fosse stata avanti 2-0 non ci sarebbe stato nulla da recriminare. Comunque invito soprattutto a non anzi ad evitare quell'effetto pendolo che vedo spesso da parte di tanti tifosi, cioè quando si vince si tende a essere troppo positivi e quando si perde magari anche per 3-0 con un risultato molto rotondo si tende a essere invece completamente dall'altra parte, molto negativi. Nel calcio secondo me, come nella vita, ci vuole tanto equilibrio e soprattutto le partite vanno guardate, riguardate e analizzate in questa maniera. Io comunque vi invito come al solito, prima di cominciare a fare questa chiacchierata, di iscrivervi al canale che è completamente gratuito, ma soprattutto lasciate un mi piace, un commento, così da aiutarmi a divulgare questo contenuto a più juventini possibili, ma soprattutto anche per condividere con voi la mia e la vostra opinione. È chiaro, 3-0, un risultato che in realtà in molte situazioni non lascia poi il tempo a tanti commenti, ma io credo che in questo caso invece qualche parola vada detta su questa prestazione della Juventus, che sicuramente, e io qua dico la mia opinione, quindi mi raccomando lasciate il vostro commento qua sotto, sicuramente non è stata all'altezza delle ultime uscite che la Juventus di Spalletti ha proposto, perché anche nel primo tempo, anche se a mio parere abbiamo proposto un calcio nettamente migliore dell'Atalanta, abbiamo avuto molto più controllo del pallone e oltretutto più occasioni da rete, perché l'Atalanta, a parte il rigore del quale ripeto non si era accorto nessuno, in realtà crea poco. La Juventus aveva creato, aveva dimostrato anche di poter far male all'Atalanta e con Selsao in un paio di situazioni, secondo me soprattutto nella prima occasione, quella sull'uscita di Canesecchi, dimostra di essere poco freddo e poco lucido, ed è un qualcosa che gli abbiamo già intimato nel corso del tempo per questo calciatore, che ha delle qualità, però secondo me sta stentando ancora a fare quel processo di crescita che lo potrebbe essere un giocatore molto più devastante di quello che oggi, che insomma ci propone prestazioni un po' a corrente alternata. In realtà ripeto, la Juventus nel primo tempo, nonostante avesse avuto le occasioni, perché ricordiamoci anche c'è quella di McKennie che insomma se non fa quel mezzo passaggio per Gatti e invece va a cercare il gol, insomma si trova a 4 metri dalla porta difesa da Canesecchi su quel calcio d'angolo, sul quale comunque è riuscito uno schema molto bene. E poi tra l'altro c'è stata una buona sponda di David, che nel primo e nel secondo tempo, fino a quando è uscito, secondo me ha giocato una partita forse sicuramente di alto livello, meglio della maggior parte dei suoi compagni, e poi è stato sostituito perché a mio parere, questa è la mia idea, Spalletti ogni tanto vede nel calciatore canadese la mancanza semplicemente di quella cattiveria che a volte è necessaria quando ti trovi sotto 2-0, dove in realtà sì, la sponda va bene, ma serve qualcuno che si prenda la responsabilità anche di rischiare quel qualcosina in più. Comunque lo ripeto, il primo tempo secondo me la Juventus meritava, il secondo tempo è un'altra storia. Credo che per i primi 20-25 minuti in realtà la Juventus abbia faticato parecchio, poi quando Spalletti toglie Gatti e ritorna a giocare a 4, invece la Juventus sembra riprendere un po' in mano quello che è il bandolo della matassa. Tra l'altro un buon ingresso da parte di Jeremy Boga, che offre un assist importante anche a Weston McKennie, che purtroppo non riesce a trovare il contatto col pallone su quell'azione sulla sinistra, dove va poi a fare quel dribbling nello stretto Jeremy Boga e offre quella palla all'indietro a rimorchio per McKennie. Però in realtà ripeto, questo 3-0, se poi si va a vedere il risultato finale, secondo me non è un risultato che ci racconta la completa verità. Nel secondo tempo la Juventus ha avuto molte più difficoltà. Ci sono comunque, e lo ripeto, questa è la mia opinione personale, quindi ditemi la vostra, dei calciatori che stanno faticando da troppo tempo, calciatori come Cambiasso, che molto spesso sembra veramente la brutta copia di quello che era l'anno scorso. E poi insomma il problema grosso della Juventus, non possiamo nasconderci dietro a un dito, nonostante poi anche le scelte di Spalletti, cioè quelle di togliere David e mettere McKennie come punta per una decina di minuti, possiamo contestarle, ma in realtà il vero problema che abbiamo sono le seconde linee che entrano, o quelle che anche oggi hanno iniziato all'inizio come
Gatti, sì, che ritornano dall'infortunio e hanno comunque delle giustificazioni, non sono all'altezza delle prime linee e non abbiamo quel tipo di rosa come quella dell'Inter, dove in realtà ormai le seconde linee iniziano a fare molto ma molto meglio. Basti pensare che Zielinski fino a qualche mese fa non giocava, adesso è un titolare inamovibile. Questo la Juventus non ce l'ha, e soprattutto quando giocatori come Locatelli, dove secondo me oggi non ha fatto la prestazione che ci ha abituato a vedere nelle ultime 10 o ormai 12 giornate, ecco, quando Locatelli rallenta un pochino, quando Thuram come oggi è un po' più in difficoltà anche dal punto di vista fisico e sembra quasi proprio non essere mai entrato completamente nella partita, ecco che noi perdiamo tanta della nostra capacità di fare male. Poi Cambiasso, chiaramente con Indiz infortunato, Luciano Spalletti ha dovuto fare delle scelte, anche perché Jeremy Boga sicuramente non ha più di un tempo nelle gambe, anche perché Zegrova l'abbiamo visto comunque un giocatore che al momento non dà sicurezze, e poi oltre a quelli non abbiamo tantissime opportunità dal punto di vista delle scelte come seconde linee, e non credo che il mettere McKennie punta sia stato un segnale da parte di Spalletti mandato alla società: dovevate prendere un attaccante. Spalletti oggi voleva vincere, Spalletti vuole vincere sempre, ha fatto una scelta di un certo tipo semplicemente perché, ripeto, serviva un po' di cattiveria là davanti, cattiveria che poi sicuramente Openda, come avete visto negli ultimi 10 minuti, non ti porta, e quindi ha fatto una scelta di un altro tipo. Credo che il problema grosso, se vogliamo fare un discorso un po' più vasto, sia il fatto che ad oggi, lo sappiamo bene e lo ripeto, siamo in una situazione dove entriamo in grandissima difficoltà quando ci sono partite come questa dove non si riesce a sbloccarla, e l'idea di prendere un centravanti era proprio quello di trovare qualcuno che avesse caratteristiche leggermente diverse, in grado di sfruttare certe situazioni, mischia di area, la palla da calcio d'angolo, il cross magari dalla tre quarti, dove può arrivare quel gol che in realtà cambia un po' le sorti della partita, perché poi il 3-0 in realtà arriva in maniera un po' sì, con 2 gol di buona fattura, però abbiamo visto, ripeto, tanti giocatori in difficoltà e per quello arrivano questi gol. Il Bremer di oggi è sicuramente un Bremer in affanno, appannato, dove addirittura sul gol di Sulemana, su quell'azione mi sembra della destra di Kristovic, questo passaggio filtrante, mi sembra che Bremer si preoccupi forse più del dell'attaccante, che di andare a attaccare un pallone che è evidentemente molto pericoloso e che va a tagliare l'area di rigore, dove Sulemana poi si trova da solo. Perin possiamo anche giudicarlo, forse nell'ultimo gol rimane un po' impietrito, però in realtà non mi sembra che in questi 3 gol il portiere avesse molto da fare, insomma, dal punto di vista di poter salvare questa situazione. Credo, ripeto, che tanti calciatori hanno proposto una prestazione sottotono, nonostante la Juventus in realtà abbia, secondo me, giocato una partita migliore rispetto a quella dell'Atalanta. Nel calcio a volte, il Milan ce lo insegna, non serve essere belli, non serve avere tante occasioni, basta sfruttare quelli che si hanno. Secondo me la distanza tra queste due squadre di oggi è stata semplicemente questa. Voglio aggiungere qualcosa dal punto di vista dei calci di rigore. Il calcio di rigore dato poi su quel colpo di mano da parte di Bremer, del quale almeno io non mi ero accorto, non so se voi ve ne foste accorti, ma non me ne ero assolutamente accorto, viene fischiato dal VAR, con il regolamento di oggi è un rigore che si può dare, però il problema grosso è che nel calcio come piace a noi, in uno sport che deve essere uno sport di fisico, uno sport che non è legato semplicemente ai fotogrammi in slow motion, quello non può essere rigore, perché Bremer arriva in corsa, non sta alzando la mano semplicemente segue il movimento del corpo, e tra l'altro quella palla non ha nessun tipo di pericolosità, perché in mezzo, sì, Scamacca arriva, ma arriva dopo che la palla è stata toccata, altrimenti in mezzo non c'era nessuno, probabilmente Perin l'avrebbe presa senza problemi. Credo che il colpo di mano, visto che quando si dà un rigore la sanzione più importante, la sanzione più grave che si può dare all'interno di una partita e che di fatto dà l'opportunità all'altra squadra di segnare, ci dovrebbe essere una volontarietà e soprattutto dovrebbe essere una mano che va a interferire con una chiara azione da gol, che in questo caso chiaramente non è. Poi soprattutto, se si usa quel metro di misura, nel secondo tempo bisogna quantomeno andare a riguardare la strattonata su Cambiasso, perché quello, facciamo un esempio, Milan-Liverpool, è un rigore che è stato dato per molto ma molto meno, quindi ci vuole molta più equilibrio anche in quello che è il metro di giudizio di questi rigori, che poi, ripeto, sono la scelta più la punizione più alta che ci può essere, più grave all'interno di una partita di calcio. Voglio concludere dicendo che questa partita cambia poco, nel senso, sì, la Coppa Italia
finale era un qualcosa di importante perché era una competizione che quest'anno era alla portata della Juventus, dove gli si chiede semplicemente in Coppa di Campioni di arrivare agli ottavi e poi da lì in poi il passaggio del turno o qualsiasi cosa arrivasse dopo sarebbe già una bella vittoria per la Juventus di quest'anno, perché noi ci dimentichiamo che fino a 3 mesi fa con Tudor credevamo nemmeno di poterci qualificare a quelli che erano i playoff della Champions, quindi bisogna partire da lì. Quella è la stagione della Juventus, non quella che abbiamo visto nelle ultime 10 giornate. Questo è un qualcosa che Spalletti sta costruendo e ci possono essere delle cadute come quella di oggi, ma vi ripeto, il punteggio in questo caso è un punteggio che non racconta la verità, nonostante la Juventus non abbia giocato un calcio spumeggiante. Ripeto, e qua concludo, vorrei che da parte dei tifosi ci fosse quantomeno l'equilibrio, e lo so che è difficile perché nel calcio il tifoso si sfoga, è una valvola di sfogo dove in realtà ci dà l'opportunità di dire un po' quello che vogliamo quando vogliamo, però ci vuole un po' più di intelligenza quando si vanno poi a fare dei commenti sulle partite, perché non era tutto oro insomma, la settimana scorsa, non è tutto disastroso questa settimana, è la parte di un percorso di una squadra che sta crescendo, dove fa un primo tempo fatto molto bene nonostante le difficoltà e tante imprecisioni, dove la Juventus non ha brillato però meglio dell'Atalanta, un secondo tempo un po' più alla pari dove sinceramente la Juventus non ha brillato ma nemmeno l'Atalanta nonostante i 2 extra gol fatti, e finisce lì. È una partita di calcio, è finita 3-0, ci infastidisce, ci dà un po' di consapevolezza del fatto che queste seconde linee comunque non sono all'altezza, e ci ricorda, se ce ne fosse bisogno, che un calciatore come Yildiz in questa Juventus è un calciatore che ti dà imprevedibilità, la stessa che dà 5 con Sessao, però uno te la dà diciamo da 0 a 100 al 30, l'altro te la dà al 90, perché la differenza tra i due è semplicemente che Yildiz non solo salta l'uomo, ma dopo fa la scelta giusta, e con quella scelta giusta la Juventus quest'anno ha vinto tante partite e anche l'anno scorso, ed è comunque un calciatore dove la squadra ci si appoggia, in inglese si dice lean, ci si appoggia perché sa che il Diz è in questo momento parte proprio dello stomaco, della pancia, del cuore, dell'anima di questa squadra, e quando manca si vede la differenza. Ci vogliono anche un qualcosa di più da calciatori come David, perché non basta solo fare bene tante sponde eccetera, poi bisogna arrivare anche con la cattiveria a segnare, e qualche volta in partite come questa ci vuole anche la personalità per andare a prendersi qualche rischio, qualche dribbling e cercare di creare proprio quella situazione in cui si può rimediare a un infortunio come quello del primo tempo del colpo di mano di Bremer. Comunque ragazzi, nulla è perduto, ci si vedrà forse anche prima della partita con la Lazio. Lasciatemi un commento qua sotto perché sono curioso dopo questa partita che sarà un po' creerà un po' di controversia. Fatemi sapere la vostra opinione, datemi un commento, spingete il canale e come sempre forza Juve. Un bacio, ciao.